come curare i propri traumi da soli, come migliorare ogni giorno, come crescere, conoscere se stessi e sapere di fare un passo in avanti ogni giorno. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di una mia tecnica, un mio esercizio che faccio regolarmente nella mia routine di crescita personale per arrivare alla versione migliore di me stesso. È un esercizio utilissimo di cui non si parla abbastanza, che ho imparato pian piano nel tempo ed è una delle cose che faccio proprio per tenermi monitorato, 2 conoscere di più me stesso ogni giorno e 3 capire qual è la mia strada, capire dove voglio arrivare e capire chi sono, cosa voglio dalla mia vita, eccetera eccetera. È stato poco fa il mio compleanno, 26 anni, ho messo anche nella community tab e sul mio profilo Instagram, seguimi se non mi segui, le foto e le storie del mio compleanno, è stata una cosa carina tra persone qua attorno. Ho finito anche da poco un nuovo libro, Come diventare un comunicatore eccezionale e ho iniziato a leggere questo, il Bhagavad Gita, sempre di crescita interiore, spirituale. Questo è un libro importantissimo che Gandhi riteneva una delle sue guide giornaliere, quindi non vedo l'ora di impararlo. Sto continuando con la mia crescita interiore, personale, insomma sta andando molto bene anche a livello di social, vita esteriore, piano piano anche la carriera sta iniziando a procedere. Il mio canale Reaction sta andando molto bene, devo solo capire che cosa fare con questo canale perché è quello più complesso. Nel frattempo il mio unico piano al momento è quello di dare il più valore possibile e aiutare le persone documentando quello che faccio, quindi ecco qua la mia esperienza. Avevo dimenticato le Rudraksha oggi perché sono andato a fare un lavoro da modello, mi sentivo un po' nudo, non le tolgo mai in effetti. Allora, come prima cosa, anch'io, come penso la maggior parte delle persone del mondo, crescendo durante l'infanzia si hanno dei traumi che poi ci fanno crescere. La sofferenza è necessaria per poi portarci a una certa crescita. Ero l'unico ragazzo maschio al liceo, sono stato bullizzato alle medie, ho fatto nuoto agonistico per 13 anni e tutti i giorni in piscina ad allenarmi, ogni domenica la gara che era una sfida interiore in continuazione con me stesso, la competizione con i miei coetanei. A 18 anni, come sapete già, ho perso tutto, amici, ho smesso nuoto, ho venduto la moto, ho finito scuola, di tutto e di più e mi sono ritrovato senza niente, non sapevo se iniziare l'università, ho iniziato questo mio periodo veramente di depressione per poi svegliarmi un giorno e decidere di cambiare la mia vita. Ho iniziato il mio percorso di crescita personale che poi mi ha portato alla mia carriera nella moda, la carriera nella moda mi ha portato ai media, poi ai social media documentando questo percorso per poi arrivare alla mia crescita interiore. Durante i miei 20-30 sto concentrando proprio la mia attenzione nel diventare la versione migliore di me stesso, nel creare il più potenziale possibile, creare delle fondamenta stabili e solide per poi costruirci sopra qualcosa in maniera stabile. Non puoi costruire qualcosa su delle fondamenta instabili e anche se lo fai rischi che cada tutto a pezzi da un momento all'altro. E una delle tantissime cose durante questo periodo di crescita interiore è ovviamente ritrovare me stesso. È stato veramente spendere tantissimo tempo a fare introspezione, ad autoanalizzarmi, a meditare su me stesso, a entrare in parti più consce di me, sempre più profonde, capire chi sono, cosa voglio fare dalla vita. Ho tolto traumi e ho cercato di curare cose che neanche sapevo ci fossero fino all'anno prima e che anzi ritenevo parte della mia personalità, parte di quello che volevo fare, io volevo diventare un attore, eccetera. Poi invece mi sono accorto che era solo una ricerca di amore, una ricerca di attenzioni, il cercare di diventare quello che le persone volevano che io diventassi. Associavo la fama all'essere ricercati, associavo l'attore alla fama e insomma tantissime altre cose. Ho cercato di capire anche il nuoto, tutti i traumi che mi ha dato il nuoto, la mia famiglia che comunque è una famiglia tradizionalista, quindi sono cresciuto quasi in stile militare, con questa idea di un imprenditore, di diventare di successo, di voler diventare e essere migliori degli altri, fare soldi e così via. Insomma, ho praticamente dovuto abbattere e distruggere quasi Marco Delia, togliere tantissime parti e ricostruirmi in modo più conscio e consapevole ed è quello che sto tuttora facendo, quasi togliendo da una cipolla gli strati più esteriori e lasciando quindi il core, la parte più essenziale di me. E uno degli esercizi che mi ha aiutato tantissimo è un esercizio che faccio regolarmente una volta a settimana. Voi potete provare una volta al mese all'inizio e dopo magari aumentarlo fino anche a una volta al giorno. C'è gente che lo fa una volta al giorno. Io preferisco tenerlo una volta a settimana anche perché la mia routine di crescita personale è veramente tanta piena e quindi anche se cerco di non essere schiavo delle routine, comunque ho tantissime cose da fare ogni giorno tra lavoro e crescita e quindi questa cosa che comunque mi aiuta, tenerla una volta
volta a settimana mi aiuta anche a pensarci su e a farla in modo migliore. Io l'ho chiamata domande e introspezione. Praticamente, per chi ha già visto il mio video in cui faccio vedere come mi organizzo, compro memoria, calendari, eccetera, vi ho già fatto vedere che io utilizzo le note praticamente per tantissime cose, l'app delle note sul mio Mac, sul mio iPhone, eccetera. E io mi sono fatto una nota tra la mia routine settimanale, quindi ogni lunedì, oltre alle 1000 cose che devo fare, una delle cose che mi metto lì e rispondo a delle domande su me stesso. Ma non domande a caso, io durante la settimana, quando mi vengono in mente delle cose, oppure durante, non so, mi guardo un video e a un certo punto si parla di passione, si parla di come trovare la propria passione, oppure in un podcast o in un libro parlano, non so, sempre di passione, o comunque è un esempio, un argomento esempio, ma può essere qualsiasi cosa, e leggo che una domanda importante da farsi è capire qual è la propria passione, oppure per trovare la propria passione bisogna farsi delle domande, perché porsi le domande giuste porta a trovare le risposte giuste e risolve tantissime cose nella vita e attrae tantissime cose, ci si mette nella posizione tale da poter rispondere e risolvere quelle domande o anche dei problemi. Me le segno e poi una volta a settimana rispondo a una di queste domande, e può essere domande di qualsiasi cosa. Anche, ad esempio, l'ultima domanda a cui ho risposto è in un podcast che stavo leggendo sul come paragonarsi meno agli altri, è quella proprio di ok, il mio problema è il paragone, questo e questo, come faccio, quali sono delle cose che posso fare per paragonarmi di meno, e mi sono segnato delle cose e poi le metto subito in pratica. Quindi dedico questa mezz'ora circa all'introspezione, a volte anche di più, a volte di meno, dipende, e poi applico subito questa cosa. Questo esercizio di scrittura e di introspezione aiuta veramente tantissimo, e adesso me ne do anche un altro che può aiutare molto, più altri consigli generali. Uno è di una volta al mese, quindi nella tua routine mensile, se mi seguite avrete sicuramente una routine mensile, e le routine, ragazzi, servono per tenersi produttivi e sul path corretto in continuazione. Nella routine mensile combattere una propria paura. C'era questo esercizio di journaling che facevo. Il journaling è importantissimo, tutti questi sono esercizi di journaling, quindi scrittura e introspezione, far uscire dalla propria testa le proprie idee e poi agirvi sopra, e sia rifletterci ma anche mettere in pratica subito le cose. Mi sono segnato 12 mie paure fondamentali, che possono essere dagli squali alla paura della morte, dalla paura della morte alla paura di non essere nessuno, alla paura delle altezze, può essere qualsiasi cosa, e ogni mese mi concentro sul migliorarne una. Anche questo, ogni paura connette comunque dei piccoli traumi che abbiamo, e anche semplicemente una cavolata. Ho fatto un mese in cui io ho sempre sognato squali, è l'animale che mi faceva un po' più paura, e ho fatto quindi questo mese in cui dovevo combattere la paura degli squali, e quindi cosa ho fatto? Mi sono guardato tantissime informazioni, documentari eccetera sugli squali, perché più si è informati su qualcosa e meno paura si ha di quella cosa. E voi non avete idea quanto mi ha aiutato questa cosa. Adesso io gli squali li trovo super simpatici, mi piacciono, mi fanno 10.000 volte meno paura di prima, e mi ha risolto anche piccoli meccanismi, traumi, perché è tutto collegato, ragazzi, a livello emotivo e psicologico, che neanche avete idea, quindi ve lo consiglio anche questo. E un piccolo tip ultimamente, che c'è la questione dell'intelligenza artificiale, ChatGPT, se non sapete come combattere quella paura, cercate su ChatGPT, quindi chiedetelo direttamente a lui o qualsiasi vostro AI, o anche semplicemente a Google, e scrivete dammi dei consigli su come combattere questa paura, e in effetti le cose che si fanno sono molto, cioè le cose che ti dice sono molto utili, oppure comunque fatte in base al vostro buon senso. Tendenzialmente quando si impara qualcosa, ci si informa su una cosa, la paura di quella cosa diminuisce perché si è informati, perché di solito la paura è data proprio dall'ignoto, dalla mancanza di informazioni e conoscenza su quella cosa. Quindi già imparare qualcosa su quella cosa, se non sapete cosa fare, è già un primo passo. Altri piccoli consigli che vi posso dare: ovviamente un altro journal di gratitudine, quindi ogni giorno, qualcosa da fare ogni giorno, praticare la gratitudine. Come ho detto in altri video, essere grati per qualcosa crea una frequenza, un'energia, una positività dentro di sé che non permette ad altri pensieri intrusivi o negativi di prendere il sopravvento. Più ci si concentra sulle cose belle che si hanno, o anche semplicemente sulla vita, invece che sulla propria situazione di vita, quindi carriera, cose esteriori, persone eccetera, ma proprio su di sé, sulla presenza interiore di sé e sull'essere grati per quello che si ha, non solo si attirano più cose per cui essere grati, ma si vive anche in modo molto più felice, con più pace, più amore, più gioia.
Io utilizzo due app che sono gratuite, una è Gratitude e l'altra si chiama Gems, qualcosa del genere, e ogni giorno faccio questo esercizio, ma anche durante yoga ogni tanto un po' di Bhakti Sadhana, quindi essere grati e devoti per alcune cose, quella è una cosa che aiuta. Poi una cosa che aiuta tantissimo è anche lo yoga e la meditazione. Da quando ho iniziato il mio percorso yoga, da quando ho iniziato il mio percorso interiore, è cambiato tantissimo, e anche semplicemente imparare con un semplice sadhana, non solo lo yoga fisico, quindi hatha yoga, anche quello già aiuta a livello di corpo, ma se volete agire proprio su corpo, mente e energie, quindi andare oltre, trascendere la parte psicologica che è dove risiedono la maggior parte dei problemi, bisogna fare meditazione, ovvero staccarsi, imparare a capire che non sei la mente e non sei il corpo. Corpo e mente sono solo accumulazioni che da quando nasci prendi. Puoi accumulare queste cose, puoi averle, ma non possono essere te se le hai accumulate. E la meditazione serve proprio a questo, prendere un po' di spazio da queste accumulazioni, da questa falsa identificazione. Tutto lo yoga, l'induismo, il buddismo, la spiritualità in generale si basa proprio su questo concetto di rimuovere questa falsa identificazione. Nel momento in cui fai dello spazio tra la tua mente e quindi tutti i problemi psicologici, vedrete veramente un cambiamento estremo. Un semplice kriya, quindi un semplice sadhana che aiuta tantissimo, è il Sudarshan Kriya, oppure uno anche che trovate su YouTube ed è Isha Kriya, quello aiuta anche molto. Vi lascio il link in descrizione. Se no, se volete fare un percorso più completo, c'è Inner Engineering di Sadhguru, vi lascio anche il link alla mia esperienza con quel corso. E gli ultimi consigli ovviamente sono la cura di sé. Già prendendosi cura di sé, sia a livello esteriore, ma anche proprio a livello di fisico, quando vai in palestra, quando ti prendi cura del tuo corpo, quando mangi nel modo corretto, tieni nel modo giusto, fai anche magari Wim Hof, esercizi di respirazione, docce fredde, ti prendi proprio cura di te e cerchi di portarti in continuazione a livello successivo, queste cose aiutano tantissimo. Corpo sano in mente sana e viceversa, ed è una cosa che veramente non c'è cosa più vera. Ogni volta che vado a fare allenamento, a parte che mi alleno da sempre, ma quando sono anche leggermente giù, poi faccio allenamento, ne esco sicuramente sempre 10 volte meglio di prima. Anche tenersi bene a livello esteriore aiuta veramente tanto, sia per creare più autostima, e autostima, obiettivi e cura di sé aiutano anche questi all'essere meno insicuri, al paragonarsi meno agli altri e quindi anche a risolvere questi problemi interiori. E se proprio non ce la fate da soli, potete andare a parlarne con qualcuno, amici, parenti, gente che vi ascolta, o anche da un esperto. Non abbiate paura, ragazzi, di sentire qualcuno se ne sentite il bisogno, è una cosa normale, aiuta tantissimo anche a volte a sbloccare alcune cose, o anche semplicemente a lo sentirsi ascoltati è già qualcosa che non è scontato, perché la maggior parte delle volte si parla alle persone ma non si è ascoltati, oppure si ha paura di parlare troppo o di aprirsi troppo, e quello invece è il momento in cui ci si può aprire e sbloccare parti di sé a livello psicologico che possono aiutare. Però a mio avviso lavorare in introspezione con tutte le cose che vi ho detto e sulle energie direttamente invece che su corpo e mente va a risolvere il problema alla radice. Quindi ecco qua, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, mi piace, fatemi sapere che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, datemi anche un'occhiata su Instagram se volete scrivermi qualsiasi cosa, io rispondo a tutti i DM e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!